Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare dell'omicidio di Ossett? Nel 1974 nella città mercato di Ossett, vicino Wakefield, nella contea inglese del West Yorkshire, il caso sconvolgente di uno scioccante omicidio sconvolse un'intera nazione. Un padre di famiglia apparentemente normale inizia ad assumere all'improvviso dei comportamenti strani, violenti e molto inquietanti, fino a quando una forza oscura e demoniaca lo spinge ad uccidere in maniera davvero brutale la moglie e il loro cane. L'uomo ha sempre dichiarato di aver commesso quel reato per liberare la sua casa e sua moglie dai demoni mentre era posseduto da Satana. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, ma adesso iniziamo. Nel 1974 la famiglia Taylor, composta da Michael Taylor, sua moglie Christine, i loro 5 figli e il loro cane, un barboncino, si trasferirono nella città mercato di Ossett nello Yorkshire. Erano considerati da parenti, amici e vicini di casa come una famiglia felice e molto solare. Soprattutto Michael veniva descritto come un padre e un marito amorevole, dai modi gentili e pacati. Tuttavia, dietro questa apparente facciata di uomo sereno, Michael nascondeva delle problematiche. Sembra che soffrisse di depressione sopraggiunta dopo un grave infortunio alla schiena che lo aveva lasciato con dei dolori cronici che lo tormentavano, talmente tanto che quando aveva questi attacchi faceva persino fatica a muoversi e a camminare e fu difficile per lui cercare un lavoro a lungo termine. Ma oltre a questo, in generale, non c'era niente che facesse pensare a qualcosa di insolito né in lui né nella sua famiglia. L'unica cosa che forse non andava tanto giù ai loro vicini, che erano davvero credenti e praticanti, era che i Taylor non erano abbastanza religiosi. Erano infatti soliti saltare molto spesso la messa domenicale, anche se vivevano a 2 passi dalla chiesa di quel paese. Un giorno però un'amica di famiglia, Barbara Wardman, preoccupata per la situazione clinica di Michael, decise di presentarlo ad un gruppo religioso chiamato Christian Fellowship Group, guidato dal pastore ventenne Mary Robinson. Barbara era convinta che con un intervento spirituale sotto la guida del pastore l'uomo sarebbe riuscito a guarire dalla depressione. Michael accettò di partecipare alle riunioni di quel gruppo insieme alla moglie, anche se erano incostanti negli appuntamenti, si riunivano spesso a casa di uno e dell'altro e alcune volte avevano prestato anche la loro casa. Dopo qualche tempo però avvenne un cambiamento davvero drastico in lui. Ad un certo punto iniziò a frequentare le riunioni regolarmente, tanto da diventare un membro attivo di quella congregazione, cedendo completamente al carisma del pastore Robinson, con cui passava sempre più tempo. Insieme iniziarono anche a confessare le persone dai loro peccati e spesso si incontravano in rituali notturni privati dove rimanevano svegli tutta la notte a pregare per scongiurare eventuali possessioni demoniache. Ovviamente tutto questo non passò inosservato, anzi alcuni membri della congregazione iniziarono a spargere la voce che Michael aveva perso la testa per il pastore, ne sembrava quasi soggiogato, forse innamorato. Anche a casa l'uomo iniziò a cambiare atteggiamento. Non solo passava sempre meno tempo con la sua famiglia, ma quelle poche volte che era con loro trattava male tutti. Era irritabile, scontroso, polemico per ogni minima cosa ed era un cambiamento davvero allucinante, come se un'altra persona avesse preso il posto del Michael gentile e pacifico. Tutto questo portò la sua famiglia a pensare che il cambiamento era dovuto al gruppo ecclesiastico che Michael stava frequentando, ma soprattutto a Christine non era sfuggita l'infatuazione che il marito aveva per il pastore Robinson. Pensate che una sera, esasperata e furiosa per quell'ossessione, Christine
durante una riunione a casa loro, gli fece una piazzata davanti a tutti i membri della congregazione. Lo accusò non solo di tradimento, ma di essere cambiato in peggio, perché non riconosceva più la persona di cui era innamorata. Subito dopo accadde qualcosa di molto strano. Michael, in preda alla rabbia e detto da lui investito da una forza malvagia, sfogò la sua furia non nei confronti della moglie come possiamo immaginare, ma nei confronti del pastore Robinson. L'aggredì sia fisicamente che verbalmente, in modo tanto violento che i membri che erano lì cercarono di fermarlo perché avevano paura che potesse ucciderla. La donna era sotto shock per quella reazione. In seguito disse che Mike sembrava davvero irriconoscibile. Qualcosa nei suoi lineamenti e nello sguardo faceva pensare ad una bestia inferocita. Solo quando il pastore nominò Gesù, l'uomo si placò. Quando si tranquillizzò disse che non aveva alcun ricordo di quanto accaduto. Nonostante questo gravissimo episodio, fu perdonato da tutti i membri della congregazione, anche se nessuno dimenticò mai quello che aveva fatto, anzi da lì in avanti lo tennero sotto stretta osservazione. Il tempo passava, ma il suo comportamento era sempre più fuori controllo. La sua mente sembrava davvero compromessa. Una situazione talmente grave che portò alcuni membri a pensare che forse Michael non era più lui perché era sotto l'influenza di alcune forze demoniache. Una teoria che convinse il vicario del luogo, che decise che si doveva assolutamente e il prima possibile intervenire con un esorcismo. Cosa che avvenne il 5 ottobre del 1974 nella chiesa di St. James a Barnley e furono chiamati per eseguirlo padre Peter Vincent e il reverendo Raymond Smith, che lo avevano programmato per la mezzanotte davanti all'intera assemblea della Christian Fellowship Group e a Christine. L'esorcismo andò avanti tutta la notte fino al mattino successivo. Fu qualcosa di davvero straziante. Michael si contorceva per terra, ringhiando, sputando, mordendo, cercando di aggredire chiunque gli si avvicinasse. A quel punto decisero di legarlo. Gli bruciarono la croce di legno che teneva sempre al collo, poi gli sparsero dell'acqua benedetta su tutto il corpo e gli infilarono un crocifisso in bocca. I sacerdoti accertarono la presenza di oltre 40 demoni e non fu facile cacciarli via. Dopo 8 ore, alle 8 del mattino del 6 ottobre, i due uomini ormai stremati decisero di fare una pausa per continuare in un altro momento, anche se secondo loro erano ancora presenti in Michael 3 demoni: rabbia, omicidio e follia. Non tutti però furono d'accordo con quella decisione, in particolare una donna, Margaret Smith, la moglie di uno dei membri del gruppo, mise in guardia tutti dicendo che aveva ricevuto nella sua testa un avvertimento, cioè che il demone dell'omicidio avrebbe presto ucciso Christine. Per questo implorò i 2 sacerdoti di terminare subito l'esorcismo, ma non l'ascoltarono, anzi mandarono a casa Christine e Michael per riposare prima di terminare il rituale che sarebbe avvenuto il giorno dopo. Che Michael sia stato spinto dai demoni o dagli eventi tragici di quella notte, quello che accadde subito dopo fu davvero follia e male puro. Verso le 9:45 circa del mattino, un uomo nudo e completamente ricoperto di sangue dalla testa ai piedi percorreva le tranquille strade della cittadina di Ossett. Una pattuglia che passava di lì con sopra l'agente Ian Walker rimase scioccato da quella visione. Si avvicinò a quell'uomo che appena lo vide si rannicchiò per terra in posizione fetale, urlando e cantilenando «È il sangue di Satana». In breve si riversò in strada una piccola folla e qualcuno riconobbe sotto quello strato di sangue Michael Taylor. Immediatamente fu chiamata un'ambulanza pensando che forse aveva avuto un incidente. Tentarono di calmarlo, ma inutilmente, perché continuava a sbraitare contro Satana. Fu portato via e degli agenti si diressero immediatamente all'indirizzo di casa di quell'uomo che avevano fornito alcune persone che lo conoscevano, ma all'arrivo c'era già una pattuglia che era stata chiamata da alcuni vicini dopo aver sentito degli strani rumori provenire da quell'abitazione.
Quando la gente scese dall'auto, vide il suo ispettore correre di corsa e poi vomitare sul vialetto. Gli raccontò che stava male perché non aveva mai visto in tutta la sua vita una scena del crimine così. Era qualcosa di davvero sconvolgente. Una donna era stata uccisa e non era rimasto molto di lei. Quando entrò si accorse che era tutto distrutto e del sangue ricopriva completamente le pareti di quella stanza. Non solo, era presente anche del materiale cerebrale e dei pezzi di carne umana, mentre sul pavimento giacevano i corpi senza vita di Christine Taylor e il suo cane. Verso le 9:30 del mattino, Michael Taylor uccise sua moglie, la madre dei suoi 5 figli. In preda alla follia, quella mattina si era spogliato, aveva strangolato la donna. Le aveva poi cavato gli occhi e strappato la lingua, il cranio fracassato e il volto completamente sfigurato, praticamente irriconoscibile. E tutto questo a mani nude. Dopodiché la stessa sorte è toccata al loro cane. Si è poi diretto in strada, dove è stato trovato dall'agente Walker. È stata descritta da chi era presente quella mattina come la scena del crimine più orribile mai vista. Michael fu subito preso in custodia ed interrogato quando sembrava un po' più lucido. Raccontò dell'esorcismo e che era posseduto da alcune forze demoniache che lo avevano spinto quella mattina a uccidere tutto quello che era vivo in quella casa. L'obiettivo era quello di eliminare la sua abitazione e sua moglie dai demoni. Anche se non ricordava praticamente nulla di quello che aveva fatto, disse di amare profondamente la moglie, ma che finalmente era libero, perché il male era stato eliminato. Michael fu accusato di omicidio e trasferito nell'ospedale di Bradmore nel Berkshire, dove passò il tempo in silenzio o dormendo in attesa del processo che avvenne nel marzo del 1975. Fu uno dei più crudi e atroci fino a quel momento, tanto che la giuria fu avvisata prima delle sconvolgenti prove che avrebbero visionato in aula. Michael continuò a ripetere di non ricordare nulla di quello che aveva fatto e che amava tanto la moglie, ma la sua mente era stata controllata da forze soprannaturali malvagie. La difesa si basò principalmente sul gruppo religioso di cui Michael faceva parte. Disse che quella congregazione non era altro che una setta e l'indottrinamento che c'era stato su Michael non aveva fatto altro che aggravare i suoi già importanti problemi di salute mentali. E il colpo di grazia gliel'aveva dato l'esorcismo, perché aveva messo a dura prova la mente di un uomo già disturbato, instillando dentro di lui delle forze negative che lo avevano spinto alla follia. Una teoria che convinse la giuria tanto da ritenere Michael Taylor non colpevole dell'omicidio della moglie perché infermo di mente. Il suo avvocato Henry Ognall definì la congregazione un gruppo di nevrotici che alimentava solo altre nevrosi. Michael fu poi mandato al Bradmore Security Hospital, dove rimase per 2 anni, e poi portato al Bradford Royal. Fu poi rilasciato al mondo completamente guarito, a detta loro. Sembra che si trasferì nel nord dell'Inghilterra, sparendo completamente dagli occhi dell'opinione pubblica, ma pare che continuò a soffrire di depressione. Fu poi nuovamente arrestato nel 2005, tornando alla ribalta sulle varie testate giornalistiche per molestie sessuali su una minorenne. Fu poi arrestato e condannato a 3 anni di servizi sociali con la condizione di un trattamento psichiatrico. Michael tentò diverse volte il suicidio, in totale 4 tentativi di togliersi la vita perché ossessionato e distrutto dal rimorso per quanto aveva fatto. Dopo il processo ci fu una protesta contro gli esorcismi all'interno della chiesa e in effetti quello su Michael Taylor fu l'ultimo eseguito dalla chiesa anglicana. I 2 sacerdoti che avevano effettuato l'esorcismo su Michael furono condannati duramente dall'opinione pubblica, ma loro continuarono
a difendersi ripetendo che Michael era veramente posseduto dai demoni e che quello era uno dei casi più agghiaccianti e veri di possessione a cui avevano mai assistito. Anche se il reverendo Smith disse che l'esorcismo era fallito perché forse avevano gestito male la situazione. Disse che avevano solo cercato di dare conforto ad un uomo tormentato e che lo avrebbero fatto con chiunque gli avesse chiesto aiuto, ma che loro erano solo dei semplici uomini e quindi potevano sbagliare come qualunque essere umano. Amici, una storia che mi ha davvero toccato, mi ha ricordato molto quello che è accaduto poco tempo fa a Palermo, gli omicidi di Altavilla, anche quello un caso davvero scioccante. Sicuramente Michael era un uomo disturbato, non sapremo mai se quell'esorcismo ha scatenato qualcosa di malvagio in lui o che magari sia stato spinto da quella congregazione a commettere quegli atti così atroci. L'unica certezza che abbiamo è che una donna e il suo cagnolino sono stati uccisi brutalmente da un uomo che diceva di amarla, una persona apparentemente normale con qualche problema di depressione. Ho sempre pensato che dentro ogni essere umano ci sia una parte di luce e una parte oscura e che le azioni che compiamo e quello che mostriamo dipende da quello che alimentiamo di più. Fa paura però pensare che qualcosa o qualcuno possa governare la nostra mente, forze oscure, demoniache, completamente incontrollabili. Fa paura pensare che in momenti di maggior debolezza o grande fragilità qualcuno possa indottrinarci in maniera negativa, controllando completamente la nostra mente e attirarci in quelle che sono delle vere e proprie sette. Forse Michael andava aiutato in un altro modo, riconoscendo soprattutto i suoi problemi e cercando un aiuto psicologico per superare la depressione. Quello che è accaduto invece è stato un peggioramento delle sue condizioni psicologiche. Ha distrutto una famiglia, ha distrutto la vita dei suoi figli e ha distrutto anche la sua di vita. Secondo voi questo è il trionfo di Satana o Michael era veramente un uomo gravemente malato? È possibile che dopo 4 anni di ospedale una persona che ha commesso dei crimini così atroci possa ricollocarsi nella società e considerarlo una persona completamente guarita? Ad oggi non si sa nulla dei suoi figli. Ho cercato ma non ho trovato alcuna notizia e secondo me forse è anche meglio così. Amici, una storia davvero da brividi. Fatemi sapere se la conoscevate nei commenti. Mi raccomando, se il contenuto vi è piaciuto lasciatemi un like. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con un'altra storia. Ciao amici!